Noi esseri umani amiamo essere inclusi in un gruppo, accettati in un gruppo. Ci piace sapere di rispecchiare alcune attese, alcune richieste della società in cui viviamo, della nostra cultura. E questo fa sì che si creino dei legami basati su valori in comune, etica morale in comune. E insomma, questo fa sì che noi possiamo vivere la nostra vita anche relazionale in funzione di qualcosa che ci accomuna e quindi sentiamo che rendiamo più grande il nostro gruppo. Fino a qui non c'è niente di male, ma chiaramente ci sono persone che sentono la cosiddetta normalità un po' stretta, perché magari sono speciali, perché magari vogliono qualcosa di diverso, o le predisposizioni che hanno nella vita, magari sono artisti, magari sono degli scienziati, dei geni, e li portano a voler di più. Ora cosa succede? Queste persone vengono in qualche modo emarginate, ma restituiscono comunque alla società un servizio enorme, perché se non evadi mai da ciò che conosci, rimani imbrigliato in una zona di comfort che non ti permette di crescere. Non hai una zona delle risorse dove andare a prendere nuovo materiale per migliorarti. Questo tema è così denso di significati e di implicazioni nella nostra vita che addirittura le fazioni cominciano a diventare veramente molto nette. Cioè ci sono persone che vogliono assolutamente contenere lo stato della normalità perché si sentono protetti da tutti i dettami, tutte le leggi della normalità, e quindi continueranno a fare questo e continueranno a difendere quel tipo di stagnazione anche sociale, anche culturale. E poi ci saranno persone pronte a fare una battaglia inferocita contro appunto il sistema che detta delle leggi che chiudono la mentalità dell'essere umano in si è sempre fatto così da 50 anni, continuiamo a fare così. E poi ci sono persone che riescono a notare questa struttura e stranamente si sentono a disagio perché non sono magari dotati di genialità o di arte, ma non si sentono nemmeno così tanto bene a dare alla società, alle persone, alle relazioni ciò che si aspettano, perché non sono semplicemente così e cominciano a conoscere chi realmente sono. Ecco, in quel caso le persone cominciano a soffrire pesantemente e questo è un problema non soltanto tecnico legato alla normalità, ma diviene un problema esistenziale. Poi, detto fra me e voi, come se ogni problema non fosse esistenziale. È esistenziale. Ma al di là di questo, se sei interessato a questi temi e vuoi sviluppare meglio il concetto della normalità nella tua vita e capire in quale delle fazioni ti stai trovando, capire come fare ad ottenere di più nella tua vita senza necessariamente fare la guerra alle persone, leggi il mio libro, Tu non sei normale. Lo trovi tranquillamente scaricabile al prezzo di una colazione, veramente molto economico, ti spiega tutto per filo e per segno, e nell'ultima parte del libro ho trovato un modo per, attraverso delle domande, attraverso degli esercizi, ricollocarti al centro della tua vita. Va bene, mi fermo qua, ancora una volta da Caruso Colzi è tutto, la giornata è bella, finisco la mia passeggiata, a presto.